Ciao a tutti e benvenuti su The Art. Bisogna parlare del veganismo in quanto lotta per una liberazione. Questa lotta, come tutte le altre, spesso dà fastidio all'opinione pubblica, crea contrasti e si esprime in atti molto eclatanti, a volte illegali. Che un movimento contro l'establishment sia considerato esagerato non è certo un fatto nuovo, ma nessun movimento quanto il veganismo viene paragonato a una religione, a un culto, a una setta. Della mentalità carnista che si trova alla base di questo pregiudizio ho già parlato in un altro video e non è il caso di ripetermi. Occorre però spiegare perché il presunto estremismo vegano non ha niente di religioso e perché il concetto di libera scelta, che mai viene tirato in ballo nel caso di qualsiasi altra oppressione, diventa la principale, benché blanda, giustificazione degli specisti. Alla base dell'idea i vegani sono estremisti, troviamo soprattutto delle manifestazioni pubbliche che spesso includono sangue finto, costumi, nudità, megafoni, in generale qualsiasi cosa possa scioccare e colpire l'opinione pubblica. La tattica carnista, con la quale il messaggio di questi atti viene completamente ignorato, è attribuirli a una mania di protagonismo da parte degli attivisti e puntualizzare sempre e soltanto come i vegani si sono comportati, anziché considerare il nemico immenso contro cui stanno combattendo. Prima di pensare ad un culto, all'estremismo o al fanatismo, varrebbe la pena ricordarsi che non esiste movimento di liberazione che non abbia fatto ricorso esattamente agli stessi metodi e che non sarebbe mai esistito progresso sociale se attivisti di tutte le cause non avessero costretto l'opinione pubblica a fermarsi a riflettere. L'aggressore deve essere scomodato. Come mai, se si parla di animali sfruttati e uccisi, diventa così difficile credere che un attivista agisca razionalmente? Perché mai gli attivisti vegani dovrebbero avere paura di dare fastidio e creare disordine? Una degli attivisti che meglio rappresenta il veganismo, potremmo dire performativo, è una giovane australiana, Tash Peterson. Tash combatte fieramente da anni e le sue esibizioni disturbanti, nelle quali spesso anche la sua nudità viene utilizzata per attirare l'attenzione, sono diventate tra le più famose al mondo. Che si tratti dei prodotti animali utilizzati da Louis Vuitton o la fabbrica di morte di McDonald's, Tash costringe il mondo a guardare la verità e grazie alle controversie da lei causate, sempre più persone parlano del tema. Gli insulti e le minacce nei confronti di Tash non si contano nemmeno. Tra gli argomenti più spesso utilizzati c'è il fatto che mostrare il suo corpo non sarebbe che esibizionismo, e non posso fare a meno di chiedermi perché mai il proprio corpo non debba essere usato come arma, se necessario. È davvero così candido il pubblico carnista da scandalizzarsi davanti a un corpo nudo? O è piuttosto il fatto che l'abuso sugli animali non è reputato una causa abbastanza importante da giustificare una lotta radicale? I video in cui Tash parla di questo abuso ci mostrano molti astanti che la insultano, le ridono in faccia o la sbeffeggiano mangiando carcasse davanti a lei. In un caso, persino, qualcuno ha scritto il suo nome sulla testa di un maiale, esposta in una macelleria. Non è tanto la diffidenza o lo stupore che mi sorprende, quanto l'aggressività, il vero e proprio odio nei confronti di qualcuno che sta solo costringendo il mondo a considerare la verità. La protesta in sé e i suoi metodi, discutibili o meno, diventano per i carnisti una scusa per guardare il dito e non la luna. La loro conclusione è che siccome quei metodi sono estremi, è assolutamente giusto continuare a sfruttare e uccidere esseri senzienti. Un odio così feroce nei confronti di chi urla la verità è proprio la ragione per cui bisogna urlare più forte. Un pubblico che preferisce preoccuparsi che un attivista sia in lingerie, anziché scioccarsi per ciò che accade nei macelli, è proprio il motivo per cui occorrono più Tash. La questione dei metodi estremi è presa in esame anche da Tom Regan nel celebre saggio già citato Gabbie vuote. Il libro ci mostra che chiamare i vegani terroristi, agitatori, fuorilegge, estremisti e via dicendo è una tattica che si è rivelata molto efficace per travisare il proposito del veganismo e fingere che tutti i vegani, per necessità di cose, siano capaci di gesti molto eclatanti. In realtà è chiaro come il sole che tutte le lotte per qualsiasi causa sono sempre state variegate. C'è chi si incatena dei vitelli per salvarli e c'è chi fa video, c'è chi si ricopre di sangue finto e c'è chi semplicemente discute con i passanti che scelgono liberamente di sedersi ad un tavolo. Le performance di Tash sono parte della lotta e sono necessarie per diffondere consapevolezza. Del resto, chissà perché, c'è sempre un grado di illegalità che siamo disposti ad accettare. Saremmo pronti a chiamare terrorista e criminale una persona che salva un cane da un macello cinese? Non diverrebbe piuttosto un eroe o eroina? L'attivismo contro gli esperimenti sugli animali o contro l'uso degli animali al circo viene accettato più facilmente che quello contro le nostre abitudini alimentari, che causano, guarda caso, la stragrande maggioranza di vittime. Quindi dov'è il discrimine tra fanatismo e protesta? Quando è che dichiariamo una protesta accettabile? Cosa significa estremo? Non dimostriamo fanatismo quando difendiamo accanitamente la scelta di fare del male o quando andiamo su tutte le furie perché qualcuno ci mostra che cosa era il nostro pasto prima di finire sul nostro piatto?
Anzitutto, è molto più semplice giudicare il movimento nel suo complesso solo a partire dai gesti estremi, anziché riconoscere che la maggioranza dei vegani si limita ad informare utilizzando il dialogo. È estremamente comune, infatti, leggere commenti di carnisti che ritengono certi metodi inappropriati per promuovere una causa e che persone come Tash siano esattamente il motivo per cui la gente odia i vegani. Una persona con un'opinione perbenista del genere chiaramente non ha capito che la priorità del veganismo sono le vittime, non i consensi o l'ammirazione del pubblico. Il fatto che tu non apprezzi specifici metodi o non ti crederesti capace di tanta esuberanza non è ovviamente una ragione valida per continuare a mangiare esseri senzienti e le loro secrezioni. Stai soltanto cercando una scusa per scaricare la responsabilità delle tue azioni sui vegani stessi, come se tu non sapessi che le atrocità messe in luce da quei metodi, ti piacciono o meno, sono la pura e semplice verità. I vegani non sono il veganismo. Può non piacerti un vegano o una vegana, ma alle vittime questo non interessa. La verità rimane lì dov'è. In secondo luogo, sai perfettamente che i vegani che si limitano a parlare dei fatti tramite conferenze, cubi della verità, volantinaggio, talk show, video, eccetera, ci sono già e sono ovviamente in schiacciante maggioranza. Visto che parlarne con calma non è stato sufficiente a farti smettere di uccidere e sfruttare gli animali non umani soltanto per il tuo piacere personale, perché mai il movimento dovrebbe avere paura di darti fastidio? A te importava qualcosa delle vittime fino al momento in cui hai conosciuto Tash Peterson? Credi davvero che la tua scelta personale debba essere tutelata in ogni caso, anche quando chiaramente non rispetta la libertà altrui? A meno che qualcuno non ti stia puntando contro una pistola, perché almeno non taci, anziché insegnare agli attivisti il loro mestiere? È più o meno la stessa mentalità che ha sminuito la manifestazione di Black Lives Matter nel 2019. Tutti coloro che puntualizzavano che le idee si possono diffondere anche pacatamente e senza ricorrere alla violenza, stavano chiaramente sminuendo tutte le azioni non violente del movimento fino a quel momento. Visto che parlarne non è stato abbastanza, perché limitarsi sempre alle parole? Che cosa ne sarebbe stato del femminismo, dell'antischiavismo, dei movimenti operai, se non ci fossero mai stati disordini, sommosse, sabotaggi, crimini? Quando esattamente la legge è stata solo sinonimo di giustizia? Ancora una volta, il dito e non la luna. I vegani militanti, dunque, non danno certo fastidio in virtù della loro prepotenza, ma semplicemente in virtù del fatto che ciò che dicono è troppo vero per essere accettabile. Chiamare una bistecca carcassa e dire uccidere anziché processare non è più estremista o religioso che rifiutarsi categoricamente di farlo. Quindi perché dovrebbe essere estremista mostrare la verità quando nessun altro lo fa? I carnisti che vedono questa lotta come un'invasione del loro territorio di libera scelta semplicemente vogliono rifiutarsi di fronteggiare le conseguenze delle loro azioni. Il fatto che Tash entri in un fast food e mostri a tutti che il cibo lì consumato era un essere senziente che ha avuto una vita atroce dà fastidio soltanto perché quelle vittime non vengono considerate tali. Ogni singola volta che ci nutriamo di una carcassa processata o della secrezione di un animale non umano, stiamo dichiarando che sfruttare e uccidere solo per il nostro piacere personale sia giusto e sacrosanto. Ogni volta che tiriamo in ballo il nostro diritto di scegliere di abusare quelle vittime, stiamo legittimando l'abuso in tutti i casi. Il mercato dell'avorio, la lotta tra cani, la caccia alle balene, le pellicce, il circo, la corrida. Se vogliamo che l'abuso per il nostro piacere dipenda solo dalla nostra scelta, dobbiamo consentirlo sempre, non solo quando si tratta del nostro piatto. Smettiamola di parlare dei vegani e parliamo del veganismo. Va bene non approvare alcuni metodi, naturalmente, ma questo non ha nulla a che vedere con il messaggio e con la verità dei fatti. L'abuso non deve mai essere consentito, non importa come questo messaggio ci viene dato. Tutti i movimenti di giustizia sociale sono stati variegati e hanno anche incluso dei gesti estremi. Ma prima di chiamare tutti i vegani estremisti nel loro complesso, dovremmo avere il coraggio di guardare cosa succede in un macello. Il vero estremismo è quello di una persona che difende solennemente il proprio diritto di finanziare i macelli, mentre allo stesso tempo prende le distanze dai metodi troppo aggressivi degli attivisti antispecisti. Il fanatismo religioso è proprio lì, in questa cecità, in questa dissonanza cognitiva, in questa legittima crudeltà. Grazie per il vostro tempo, spero che ci rivedremo presto con un nuovo video. Se potete, lasciate un mi piace e condividete. Alla prossima!